Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia, sono appena tornato dal mio viaggio in Giordania, ho fatto una settimana in Giordania, ho organizzato tutto da solo e ho fatto proprio dall'inizio alla fine, quindi una settimana ho cercato di mettere tutto il possibile in un viaggio unico. Ho fatto un vlog, non ho parlato durante il vlog, era solo per mostrarvi le cose, quindi faccio un voice over in cui vi racconto tutto quello che è successo, nel frattempo vi mostro, quindi vi porto con me a vedere tutto quello che ho visto. Ed inizia così il primo giorno in Giordania. Abbiamo fatto qualche ora di volo e anche un bel po' di coda negli aeroporti, soprattutto a Bergamo, però in realtà non è stato così male. Siamo arrivati all'aeroporto di Amman, quindi proprio al nord della Giordania. Abbiamo fatto un bel pezzo a piedi e siamo arrivati al nostro Airbnb, che devo dire per il prezzo non abbiamo neanche speso troppo, vi dirò alla fine i prezzi totali. Siccome era sera, abbiamo fatto un giro semplicemente nella parte di Amman più storica, che era un po' la parte vicino a dove abitavamo noi. Abbiamo deciso già di partire con dei piatti tipici, quindi falafel e hummus, che vi devo dire non erano niente male, e poi un dolce, non mi ricordo esattamente il nome, ma c'era una coda infinita, è tipo il dolce tipico loro. Abbiamo fatto un altro giro ed è finito il primo giorno. Sveglia presto, inizia il secondo giorno, che in realtà era il vero primo giorno, e l'abbiamo dedicato interamente alla capitale, quindi ad Amman. Abbiamo visitato Rainbow Street, fatto una colazione che tra l'altro abbiamo dovuto prendere i fermenti lattici prima di partire già una settimana e li abbiamo continuati a prendere lì, e abbiamo visitato tutta la capitale, quindi c'erano reperti storici, c'era l'anfiteatro, musei, tutte cose molto interessanti da vedere. L'unica cosa, ci hanno fregati un paio di volte, ma abbiamo imparato. E ricordatevi che se andate in Giordania di non prendere troppo i taxi, ma di utilizzare Uber, e poi anche per la questione del cibo, attenti a non farvi fare prezzi da turista. E poi abbiamo visto la parte, quella un po' più in alta, un po' più in alta, quella un po' più in alto, bellissima, con tutti i musei, si vedeva tutto. Abbiamo girato e camminato tantissimo per tutta la capitale, è stato bellissimo, e poi alla fine ci siamo fatti portare un po' più in giù nella moschea per vedere dal vivo una vera moschea che non abbiamo mai visitato. Ovviamente abbiamo dovuto noleggiare dei copricapi tipici per andare con rispetto. C'erano gattini e animali ovunque, era un po' cultura, quindi senza giudicare abbiamo cercato di fare il possibile. Poi in realtà, nonostante lo shock culturale che ci aspettavamo, diciamo che in realtà abbiamo capito che c'è anche una parte, grazie a Uber ci siamo arrivati, moderna e super moderna, anzi in realtà con grattacieli, parchi e tutto, dei centri commerciali enormi. L'abbiamo scoperta per fortuna la sera, ci abbiamo visitato un bel po', poi siamo tornati nella parte storica, abbiamo mangiato le ultime cose tipiche, tra l'altro buonissime, ho preso un profumo ed è finita la giornata. Poi solita routine di yoga e meditazione, ho cercato di tenere un minimo di allenamento e yoga anche durante la vacanza, e abbiamo noleggiato la macchina, siamo andati a prendere la macchina e abbiamo visitato i 3 paesini vicini a Amman che sono molto interessanti. Il primo è Madaba, abbiamo assaggiato ancora falafel, il kebab che sono tipici, e Madaba è un po' la città dei mosaici, quindi molto storica, molto turistica, anche se ogni tanto c'erano dromedari in mezzo al nulla. È stato carino guidare con questa macchina, ci hanno dato una Nissan Sunny che noi non abbiamo, penso, in Europa, e poi siamo andati su al nord, un'ora e mezza di macchina fino a Gerash, che invece è come una specie di Pompei, diciamo così, dei resti romani, un parco naturale da visitare con tutti i resti ovviamente fatti dall'uomo, ed è un po' un misto di cultura romana, turca e greca, c'è un po' di tutto, araba, e diciamo che tutta la Giordania è un po' così, però è molto affascinante
c'era un caldo tremendo, però diciamo che il caldo qui in Italia è più afoso, c'è più umidità, lì invece c'è tanto sole, ma ci si veste con abiti lunghi, si soffre meno il caldo, però bisogna proteggersi dal sole che picchia. E poi abbiamo preso la macchina e alla sera siamo andati fino giù al Mar Morto, quindi un'altra ora e mezza di macchina, e abbiamo passato la notte al Mar Morto. Il Mar Morto è abbastanza difficile da accedervi e ci sono pochissime spiagge e tra l'altro sono quasi tutte private, quindi abbiamo scelto di prendere un hotel abbastanza buono e ci hanno fatto l'upgrade, siccome era bassa stagione, alla Junior Suite, e questa è la vista, la camera pazzesca, e quindi con la vista proprio sul Mar Morto e tutto, c'erano piscine eccetera, e c'era una vera e propria spiaggia che accedeva al Mar Morto con i fanghi e tutto. L'acqua del mare è assurda, è veramente salata, non c'è niente, non ci sono barche, non ci sono animali, non c'è assolutamente nulla, e è anche abbastanza non pericolosa, però non ci si può fare il bagno come al mare al solito, non puoi neanche nuotare, ti vanno subito i piedi su, è anche divertente, galleggi tantissimo, noi avevamo delle vesciche che hanno iniziato a bruciare tantissimo e non puoi metterla a testa sotto, non puoi ovviamente bere l'acqua, non puoi farla andare negli occhi, nella bocca, insomma è un po' un disastro. Ne abbiamo approfittato anche noi al tramonto per fare i fanghi, qualche foto, qualche video che trovate anche sul mio Instagram, e poi ci siamo fatti una doccia, siamo andati a mangiare fuori. È successo anche una piccola cosa con dei bambini che ci hanno mezzo molestati, ma sono cose abbastanza normali se vai fuori da zone turistiche, niente di che, e ci siamo un po' consolati con un pasto del genere. E inizia il quarto giorno con una colazione un po' più ricca degli altri giorni, anche perché questo era il primo hotel, e abbiamo preso la macchina e siamo diretti verso sud e ci siamo fermati al Wadi Mujib, una tappa secondo me da fare se andate in Giordania, magari si spende leggermente un po', però ci sono dei vari trail che si possono scegliere, e il Wadi Mujib è praticamente questo canyon, questo fiume, dipende dalla stagione, a volte trovate l'acqua, a volte no, e si fa semplicemente un'escursione, ma è veramente veramente bella. Siete in mezzo alla natura, vi danno l'equipaggiamento loro, dura un'ora e mezza, due, ma vi divertite tanto e vi sentite proprio in mezzo alla natura. Poi abbiamo preso la macchina e ci siamo diretti finalmente verso il deserto, verso Petra e Little Petra. Abbiamo speso tanto tempo nel deserto, veramente ore in cui non c'era niente, ma niente, niente. Poi a un certo punto di colpo un parcheggio per entrare a Little Petra, che è un po' un'anticipazione di Petra, quindi una versione un po' più piccola da dietro, che si entra da dietro e sarebbe la parte posteriore di Petra, e bellissima, insomma, carina, niente di speciale, c'è gente che dice che è anche più bella di Petra, ma sono due cose diverse, e carina, dai, non è male. E poi siamo arrivati proprio alla città di Petra, che abbiamo preso il B&B, abbiamo fatto il check-in e tutto, e poi la sera siamo stati fortunati perché a giorni alterni fanno Petra by Night, quindi si arriva fino alla parte del tesoro e circa una mezz'oretta a piedi, 40 minuti a piedi, si arriva a questa parte qui con 1500 candele, e poi ci siamo fermati a cena, veramente un'esperienza mistica e bellissima. E nonostante l'esperienza del giorno prima ci ha distrutti, perché ovviamente è proprio un'avventura, è anche un po' tutto in tensione per lo shock culturale, le persone, eccetera, il cibo e tutto, alla fine abbiamo deciso comunque di esplorare per questa giornata intera Petra per tutto il giorno, quindi l'abbiamo dedicata ovviamente, essendo una delle sette meraviglie del mondo, e la maggior parte delle persone vanno lì apposta per vedere quasi solo Petra. Bellissimo, non c'è solo la parte in cui si cammina e si arriva al tesoro, che è quella famosa dove si fanno le foto, anche noi abbiamo fatto un sacco di foto e video, ma c'è proprio tutta una città intera da esplorare con vari anche percorsi e una scalinata per visitare quello che avete appena visto, che è facoltativo. Noi l'abbiamo fatta ma veramente a fatica, sotto il sole tutto il giorno, e al ritorno per tornare ci siamo anche mezzi persi e abbiamo dedicato veramente tutto il giorno a questa cosa qua. Era anche abbastanza un po' pericoloso perché c'erano parti in cui veramente ti perdi e non sai dove sei, e magari sei anche un po' in alto, però veramente bellissimo all'avventura, si consumano tante calorie, ma ne vale veramente
la pena. E poi abbiamo deciso di prendere la macchina, che in realtà non è deciso perché era tutto programmato, e abbiamo preso la macchina e siamo andati nel deserto. Quindi di notte siamo fatti prendere da questo hotel in mezzo al deserto, che è la prima nostra esperienza nel deserto. Era un po' fuori dal Wadi Rum, che è la riserva naturale in cui andremo domani. Abbiamo fatto la cena con i beduini ed è stato veramente pazzesco. Non ci si può arrivare in macchina, è la prima volta che vedo l'acqua così. Tutte cose un po' losche perché, come anche in Uber, vogliono cercare di farti pagare durante la bassa stagione, non tramite Booking ma ovviamente con loro. Però i giordani sempre simpatici, sempre carini, molto gentili, e abbiamo dormito nelle cupole marziane perché valeva la pena almeno provarci una notte, e è stato bellissimo. Abbiamo fatto anche un sacco di foto notturne e le vedete sul mio Instagram, ed è stata veramente un'esperienza magica e pazzesca. Il deserto è veramente bellissimo, le stelle che si vedono era una delle cose per cui volevo andare nel deserto. E il penultimo giorno è iniziato dopo una bellissima notte, quindi nel deserto. La cupola marziana almeno aveva anche l'aria condizionata, costa un po' di più ma almeno una volta nella vita ne vale la pena. Abbiamo preso la macchina e siamo andati fino alla riserva naturale del Wadi Rum, che è un'altra delle cose bellissime che si vedono in Giordania, ed è proprio questa parte desertica con beduini, tantissime cose da vedere, e ci sono anche tre tipi di deserto. E noi questa volta abbiamo fatto una collaborazione con un camp come content creator, quindi ci siamo proposti di fare dei contenuti che vedete anche sugli altri social, e praticamente ci hanno offerto l'intero pacchetto che include una giornata di esplorazione nel deserto. Quindi abbiamo preso proprio la Jeep con questa guida e ci ha portato ovunque a vedere ogni singola parte. Vedi, queste erano anche le guide, c'erano dei canyon da vedere, c'erano reperti archeologici, c'era veramente di tutto, geroglifici, di tutto, da livello naturale a livello di trekking, era veramente bello. E poi ogni tot ci si fermava anche in questi campi coi beduini dove c'erano delle cose che si potevano comprare, o anche semplicemente dei checkpoint in cui ti offrivano sempre questo hospitality tea, questo tè dell'ospitalità, e a volte anche dei biscotti molto carini. È stata proprio una giornata piena ma rilassante. Siamo anche fermati in mezzo al nulla a riposare per un'oretta e mezza e a pranzare, ci ha fatto il pranzo lui. Nel frattempo loro erano lì tranquilli che nel caldissimo e nel sole comunque giocavano, ridevano, scherzavano, erano tutti giovanissimi, ed è stato molto bello. Tra l'altro è anche la zona, una delle zone insieme a Petra con più turisti, anche se c'è pochissima gente, ma la maggior parte delle persone che abbiamo trovato ovviamente erano italiani come noi e niente, è stato molto molto bello. E poi la seconda, questi sono i tre deserti che vedete, quello nero, quello giallo e quello arancione. E poi la sera siamo arrivati nel camp, quello della collaborazione, c'era da vedere il tramonto, quindi ci siamo fermati a fare foto e video al tramonto, veramente cose pazzesche, mai visto una cosa del genere, anche il cielo notturno era bellissimo. Il camp era con solo tende, e tra l'altro eravamo solo noi. Per fortuna, dopo un po', verso l'orario di cena, sono arrivati anche degli altri clienti spagnoli, degli altri turisti, e quindi ci siamo uniti a loro. Abbiamo fatto una cena con i beduini proprio cotta nella terra, questa era la nostra tenda, niente di che, e poi ci siamo messi attorno al fuoco col tè e abbiamo fatto un giro a vedere anche le stelle. È stata veramente bella, tra l'altro abbiamo sfruttato ancora la modalità notturna dell'iPhone per fare delle foto. Cene buonissime, a me questo cibo piace un sacco perché comunque è sano, cioè è salutare ed è molto molto saporito, quindi mi è piaciuto un sacco l'atmosfera di stare lì con le persone, anche loro super simpatici, e anche i ragazzi arabi che gestivano il tutto. Veramente una giornata bellissima. E siccome nella collaborazione del giorno prima sarebbe stato compreso il camel riding, quindi il cammello, ma non siamo riusciti a farlo la sera, ce l'hanno fatto fare la mattina del giorno dopo, quindi ci siamo alzati presto, anche perché comunque quando arriva l'alba c'è caldissimo per dormire nella tenda, quindi ci si alza presto, colazione, e siamo partiti e abbiamo fatto questa esperienza col cammello di circa 45 minuti, un'ora. Ci avevano proposto di più, ma in realtà è abbastanza stancante con le gambe e tutto, però era un'esperienza da fare. Ci hanno riportati alla macchina e ci siamo diretti all'ultima città del nostro viaggio, che era Aqaba. E siamo arrivati in hotel e abbiamo messo giù le valigie. Aqaba è proprio sul Mar Rosso, quindi la seconda gita sul mare di tutta la Giordania, anche questo da fare. È una parte un po' più lussuosa, però anche qua le spiagge da visitare sono
sempre private o comunque quelle a pagamento. Noi siamo andati in quella più conosciuta, che era Bernice, e tra l'altro col nostro hotel c'era una convenzione che si poteva fare questa gita in snorkeling, di un'oretta di snorkeling e più questa barca in cui si vedeva tutto sotto il fondale, perché si potevano esplorare anche la barriera corallina, eccetera. Abbiamo detto, ma sì, alla fine pensavamo costasse tantissimo, abbiamo speso qualcosa come 30 euro a testa per una gita del genere, tra l'altro con drink inclusi e tutto. Lì il bere era fondamentale, si beveva tantissimo e il cibo non è tanto costoso, ma sempre bisogna stare attenti ai prezzi da turisti, anche perché non ci sono scritti i prezzi quasi da nessuna parte, quindi occhio anche a quello. Scegliete quasi voi il prezzo e mi raccomando con l'acqua e bevete sempre cose in bottiglia. È stata bellissima, poi ci siamo diretti in hotel, tra l'altro fatto dall'Hilton, e ci hanno anche qua fatto l'upgrade per bassa stagione alla suite junior, quindi eravamo in una zona super carina dell'hotel. Aqaba, questa era la suite, molto, molto bella, con vista anche su Aqaba. Aqaba la sera abbiamo provato a visitarla, ma è stato, diciamo che c'era tra l'altro una festa islamica e troppa gente, noi troppo diversi in confronto alle altre persone, ci guardavano tutti un po' incuriositi, un po' straniti. È successo un paio di cose, abbiamo deciso, vabbè, se andiamo in hotel, c'è una serata anche in hotel, abbiamo mangiato qualcosa fuori di tipico, abbiamo guardato sempre su TripAdvisor i migliori posti consigliati e tipici, e abbiamo assaggiato altri cibi e poi siamo tornati per l'ultimo giorno e basta. Che roba. L'ultimo giorno in realtà ci siamo rilassati in hotel, abbiamo preparato tutto con calma, abbiamo fatto le valigie, abbiamo fatto colazione e poi ci siamo diretti, abbiamo preso i souvenir ovviamente, un ultimo giro ad Aqaba e ci siamo diretti in aeroporto perché erano 4 ore per tornare da una parte all'altra della Giordania, ci siamo riposati un po' in aeroporto e poi siamo tornati a casa. Ed ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e in ogni caso lasciatemi nei commenti che cosa ne pensate, se siete già stati in Giordania o qual è il prossimo viaggio che farete. Viaggiare ragazzi è pazzesco, è stato un viaggio che veramente mi ha cambiato la vita, ho visto cose che non avevo mai visto. Iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram se volete chiedermi qualsiasi cosa o se volete rimanere aggiornati in generale sul mio percorso e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!